Tu che ruolo avrai? Credo che la cosa più probabile sia che per almeno tempi che vengono faccia il segretario. Non si riesce a capire come sta in piedi questo paese. Io non ero mai stato su YouTube, però una delle persone in Italia con cui continuavo a discutere e a riflettere era Alberto Forchielli. Invece a me sembra che oggi c'è un'enorme necessità che le persone capaci, migliori, cognitivamente dotati, più istruiti, più esperti, più coraggiosi, si riprendano in mano la politica. Parliamoci fuori dai denti, no? In un certo mondo il politico è disprezzato. 1,5 punti, forse 2 nel lungo periodo vanno messe nell'educazione, sia alla scuola media superiore sia all'università. Un altro paio di punti vanno messi in tagli veri dei contributi sociali e della pressione fiscale sul reddito. Non c'è il bonus buono, l'unico bonus buono è quello morto. Noi non abbiamo dubbio alcuno, il nucleare va fatto subito. Lui è Michele Boldrin, professore, economista, personaggio politico, personaggio televisivo famoso per i suoi modi un po' bruschi. Cazzo, ci siamo mangiati tutto! È un personaggio analogo ad Alberto Forchielli, che infatti ho da poco portato sul canale, e proprio insieme a lui ha fondato un partito che si chiama Ora, di cui da poco è anche segretario di partito. Anzi, è proprio durante la giornata che lo ha eletto segretario che l'ho raggiunto per passare una giornata con lui ad Abano Terme. Come potete immaginare, era in mood politica, per cui non ho mai fatto un video più politico di così. Michele Boldrin è un classe 56 di umili origini. Da giovane si trasferisce a Venezia e studia economia alla Ca' Foscari. Dopo una piccola esperienza in banca, riesce a farsi sponsorizzare un dottorato in economia negli Stati Uniti e da là riesce a farsi notare, diventando negli anni uno dei pochi economisti italiani rinomati e conosciuti all'estero. La sua carriera accademica è prolifica. Ha insegnato alla University of Chicago, alla University of Minnesota, alla Washington University in St. Louis, dal 2006 fino ad oggi, dove è anche stato chair del Dipartimento di Economia ed è coautore del libro Against Intellectual Monopoly, pubblicato nel 2008, in cui sostiene che i brevetti e il copyright spesso frenano l'innovazione anziché stimolarla. Infatti, nelle sue aree di interesse c'è spesso l'innovazione, il tema della proprietà intellettuale, ma anche il tema delle pensioni e dell'intervento statale nel business. Nonostante i tanti anni all'estero, Michele Boldrin negli anni si è fatto tentare dall'attivismo politico in Italia. Infatti nel 2012 partecipa alla fondazione di Fermare il Declino, un movimento politico liberale creato con Oscar Giannino e altri economisti, che cercava di proporre un'agenda economica liberista, riduzione della spesa pubblica, riforme strutturali, merito, concorrenza, queste cose qua. Dopo lo scandalo sul curriculum di Giannino e il fallimento elettorale del 2013, Boldrin si allontana dalla politica attiva, mantenendo però una forte presenza come commentatore e divulgatore. Infatti ad oggi ha un canale YouTube che per anni si è occupato di parlare di economia, facendolo diventare gradualmente anche praticamente un influencer. Fatte queste premesse, come dicevo, l'ho raggiunto ad Abano Terme, dove si stava tenendo il congresso fondativo del partito. Il giorno dopo l'intervista infatti è stato eletto segretario di partito e ha cambiato il nome da Drin Drin a Ora. Qual è il programma per oggi? Mangiare. Sì. Perché siamo a digiuno, bere, perché siamo assetati, rilassarsi, scrivere l'ultimo pezzettino di presentazione per il sito nuovo e poi una serie di altre interviste, colloqui. Per domani sei pronto? A questo punto quello che dovevo fare l'ho fatto, quindi se poi mi vogliono mantenere mi mantengono, se no mi smantengono. Domani si inizia con una lezione dell'assemblea. I delegati si conoscono da tempo, lavorano e quindi dovrà selezionare al proprio interno 100 che costituiranno un organo permanente che si chiama Assemblea Nazionale e che è un po' un parlamentino vero, il vero potere decisionale. Tu che ruolo avrai? Credo che la cosa più probabile sia che per almeno tempi che vengono faccia il segretario. C'è più lavoro da fare, c'è bisogno di maggior presenza. Diventerai un politico? Ah sì, adesso vediamo se la cosa mi prende sempre più tempo, come sembra essere. Se continuo a questo ritmo dovrò abbandonare progressivamente il mio lavoro universitario, cosa che un po' meditavo, perché alla fine ho 69 anni compiuti, faccio quel lavoro da 40 e passa. Il desiderio è in realtà vorrei dedicarmi a fare una cosa che mi piace, il pubblico intellettuale, vuol dire finire di scrivere dei libri. Finalmente ne ho scritto uno quest'anno, ma insomma ne ho almeno 4 o 5. Fiction o... No, roba mia. Roba tua. Roba mia. Fondare un partito è un po' come una startup. Ha bisogno di persone che ci credono, ma anche di fondi. Infatti quella sera Michele mi ha detto che ci sarebbe stata una cena per capire come raccoglierli. Io dico che la legislazione italiana oggi, che è un po' diversa da quella di un tempo, ha 1000 restrizioni, alcune perfettamente insensate, sul finanziamento diretto al partito. D'altra parte crea l'incentivo, e non a caso tutti i partiti ce li hanno, ti fai la tua fondazione. Certo. Così tutto passerà là. Esatto. Così tu passa da lì, il lobbying passa da lì, il sussidio che non vuoi rendere esplicito che è il partito, perché l'azienda questa, l'azienda tale, non vuoi che si veda che stanno finanziando il partito, passa da lì e formalmente tu non c'entri nulla. Quindi noi molto ingenui diciamo, vabbè, si accetta. Per fare un esempio, noi abbiamo una percentuale molto alta di iscritti che vivono all'estero, sono italiani.
Infatti, se penso alla percentuale, noi abbiamo quasi il 20% di aderenti. Questi non possono iscriversi perché? Perché la legislazione italiana vieta tassativamente, sotto ogni condizione, che un partito riceva finanziamenti esteri. E quindi un versamento da un italiano che vive a Buenos Aires, a New York, a San Francisco, Hong Kong o Addis Abeba non lo può fare. Il punto è che è una legislazione, come vedi, che crea impedimenti a cose che altrimenti sarebbero perfettamente legittime e trasparenti. Questo è uno dei problemi che dovremmo risolvere stasera, oltre a così ragionare come farlo bene, come raccogliere tanti soldi in termini relativi. No? Quanti soldi servono per essere seri? Oddio, ciò dipende da quanto paghi le persone, quanti volontari hai. Noi che viviamo al minimo e cercheremo di pagare il meno possibile, abbiamo calcolato che tra 1 milione e 1,5 milioni riusciamo a sopravvivere. Per un anno? Per un anno. Vivendo virtualmente, come di fatto stiamo pensando di affittare una piccola sede temporanea da usare anche come base mia a Padova. Alcune persone che fanno lavoro amministrativo, un po' di contributi, rimborsi spese a chi fa propaganda, communication. E poi il vero costo in Italia, tra l'altro, altro aspetto interessante scoperto, è gli spazi per gli eventi. In tutto ciò, l'obiettivo reale e tangibile di ora è arrivare ad avere una rilevanza durante le elezioni del 2027. Sul 27 si punta, l'idea è nata lì, no? Adesso che è cresciuta forse anche più rapidamente di quello che pensavamo, ci stiamo pensando, se esce del personale, se escono delle persone capaci, ci sono delle elezioni locali nel 26 a cui, se ci sono persone di qualità, noi ci saremo. Io di solito parlo molto poco di politica qua sul canale perché mi concentro sulle imprese, però non è la prima volta che lo faccio. Infatti ho già fatto un video insieme ad Alessandro Tommasi quando si era candidato per le europee nel suo partito ormai defunto NOS. Tu per caso hai conosciuto, hai seguito NOS per le europee? Li avevamo, i ragazzi, sì, poverini, cioè dico poverini perché secondo me hanno preso un granchio. Come ho accennato all'inizio, ora non è la prima attività politica di Boldrin, ma 12 anni fa era un volto importante di fermare il declino. Un'esperienza che però non lo ha visto vittorioso, per cui mi sono chiesto: ma chi te l'ha fatto fare di ritornare in politica? Come mai hai deciso di ricominciare, di rifarlo? L'esperienza di fermare il declino davvero non era discesa in politica, perché avevo al tempo 56 anni e avevo tutta l'intenzione di continuare a fare ricerca ancora per 4-5 anni. Quindi in realtà lì, e non a caso, io mi sono rifiutato di candidarmi fino all'ultimo, non mi sono candidato alle elezioni italiane. È stato un errore perché volevo continuare a fare il mio lavoro accademico. E lì è successo che poi nella tarda primavera estate del 13 mi sono dovuto prendere sulle spalle perché c'erano alcune migliaia di persone in cui mi sentivo assolutamente in debito, e quello purtroppo, sai cosa ha fatto? Ha un po' distrutto la mia voglia di continuare a fare l'accademico, perché quando poi sono ritornato, sì, è stato un anno pesante, infatti io mi sono in un certo senso liberato del fardello la sera che le elezioni europee sono andate come l'altra follia, che quelli di Fare vollero allearsi con Monti, che in quel momento era Kiss of Death, era come la criptonite verde. Poi quello è l'anno in cui esplode Renzi, tutti si innamorano di Renzi, pensano che Renzi farà miracoli, e quindi ovviamente quell'operazione finisce. Ma questo lo sapevamo, tant'è che io e lei eravamo fuori in campagna in un resort e andammo a celebrare quella sera, letteralmente ci siamo liberati di questa incombenza morale. Però quando poi ritornai all'attività accademica l'anno dopo, mi ritrovai che i 2 anni e mezzo circa di assenza mi avevano un po' distaccato. Ero ritornato a interessarmi tantissimo di quello che succedeva in Italia, che alla fine è il paese che io ho sempre considerato uno strano, veramente una bestia assurda. Anche questi giorni qua non si riesce a capire come sta in piedi questo paese. Il cortocircuito, se vuoi, che ha aperto la strada è fatto proprio Alberto. Io non ero mai stato su YouTube, però una delle persone in Italia con cui continuavo a discutere e a riflettere era Alberto Forchielli, che aveva l'abitudine di chiamarmi dal suo iPad. Una mattina mi chiama più presto del solito, letteralmente mi sveglia, ricordo stavo dormendo, avevo la maglietta da letto, gli occhi stravolti, si mette in video e dopo 2-3 minuti che stiamo parlando, io letteralmente lo mando a quel paese. Io sono uno che lavora fino alle 2 di mattina spesso, leggo, quindi dormo, quando non ho da svegliarmi presto dormo fino alle 9, erano tipo le 6:15, quindi per me notte profonda. Sì. E lui mi dice: ma va, Drin, sveglia Boldrin, siamo in diretta su YouTube. Oddio. Da lì però è nata sta cosa. Lui ha detto: no dai, facciamo Drin, sono arrivati Forchielli e Boldrin, diciamo un po' di cose su sta Italia, e siamo andati avanti a farlo per un po'. Da lì ho detto: la gente mi segue su YouTube, magari posso raccontare di economia, ed è nata la presenza su YouTube. Questo che anno era quando è successo questo episodio? Allora, l'episodio con Alberto è fine del 16. YouTube cominciò a farlo un po' più seriamente verso la fine del 17, un anno dopo. Nel 18 mi
metto a fare le cose più sistematicamente, perché mi rendo conto che sulle cose economiche si dicono follie, in particolare quello del periodo del governo giallo-verde. A fine 18 abbiamo fatto il primo convegno di Liberi Oltre, poi ne abbiamo fatti nel 19, poi si costruisce l'associazione, vabbè, eccetera eccetera. E quella alla fine che mi ha portato sempre di più dentro qua, perché mi ha staccato sempre di più l'attività accademica. Ho trovato sempre più interessante mettermi a scrivere libri semi-divulgativi. Ne ho iniziati vari, finito solo uno, però gigantesco, 700 pagine, quindi adesso lo spezzeremo in 2 o 3. Una serie di contingenze alla fine mi hanno portato sempre più in Italia, sempre più a fare l'intellettuale pubblico, se vuoi, che si occupa di questioni politiche, e sempre meno l'accademico puro. In tutto questo c'è una grande delusione, non solo mia, ma di tutta la mia generazione, su come si è andata evolvendo la ricerca nel campo delle scienze sociali, che è diventata sempre più tremendamente orientata all'attualità, al successo mediatico, al dare risposte politiche immediate, quindi è diventata molto ideologica. Però Raccontavi che avevi dei paper che non hai pubblicato, no? sì, ho parecchi paper che non ho mai pubblicato, adesso magari quando smetto mi dimetto. Li pubblichi tutti insieme? Perché no, certo. Dopo l'esperienza di Liberi Oltre, Boldrin si voleva ritirare e tornare a fare l'intellettuale. E quando nel 23 mi sono fatto da parte, poi anche formalmente, onestamente lo consideravo l'inizio del ritiro dall'attività organizzativa italiana. Cioè mi ero detto, è ora di smettere di organizzare cose, di fare il leader. Ci sei ricascato però. Sì, perché la cosa del partito era, quando è venuta fuori così, ma hanno convinto le persone. Quando Alberto quel giorno gli ho detto sì, ma ti immagini se io mi immaginavo che entro fine luglio avrebbero mandato 10.000 mail con nome, cognome, curriculum Il vitae. fervore, Dai. la potenzialità ti ha... Certo, cioè sono rimasto DM, è quello che mi ha convinto nell'arco dell'anno. Per dicevo, mi ricordo, ho detto a Alberto, senti Alberto, secondo me la gente c'è, perché non fai un evento pubblico a Bologna? E l'ha fatto con Matteo Alisse. Straboccava, mi ha mandato i filmati, dice, cioè, ci sono 300 persone, la gente è in strada, cioè non c'è posto. Negli stessi giorni abbiamo programmato un evento a Vicenza con me, stessa roba. E allora dici, vabbè, sarò anche vecchio, comunque mi costa una fatica la Madonna. Posso durare 1 anno o 2, ma non posso durare più di tanto. Vuoi andare in pensione a un certo punto? Non voglio andare in pensione, fare il mio lavoro, che è quello di riflettere sulle cose, studiarmele, esprimere la mia opinione. Mi piace, sì, è quello che ho sempre fatto tutta la vita. Facciamo quello che ci piace, che è fare il public intelligence. L'ho fatto in Italia, l'ho fatto in Spagna, il posto dove ho fatto forse più il puro public intelligence in Spagna, fra il 2005, quando ho dovuto fermarmi per prendere in mano fare per fermare il declino, il 2014 io mi sono dimesso da direttore esecutivo, direttore accademico della Fondazione Fedea, che era think tank autonomo economico più importante di Spagna al tempo. Lì mi sono divertito tantissimo, perché ero emozionalmente meno coinvolto, non essendo nato in Spagna. Poi ci aveva mia ex moglie, però si faceva un bel lavoro da public intelligence, era un bel team ed era molto molto piacevole, cioè molto rewarding. Forse per me farei quello per gli anni che mi restano di attività, non si va in pensione da quella roba. Certo, la politica attiva è piena di impegni che non consistono in questo. La politica attiva richiede organizzare, viaggiare, fare attenzione a tapparsi la bocca, farti sommergere dalla quotidianità. C'è un grande piacere nel creare una cosa, no? Quello è divertente, perché poi quando entri nel... no. Gestire i soldi, come avete visto, è fondamentale, non solo per gli individui, ma anche per le organizzazioni. Io lo so bene perché tra Flatmates, la mia azienda, e la mia SRL personale, ormai ho più a che fare con conti aziendali che con conti personali. Eppure, se negli ultimi anni abbiamo visto nascere tantissimi conti smart personali, per spendere, investire e passarsi i soldi facilmente, per il conto aziendale ho aspettato molto di più prima di trovare una soluzione veramente comoda. E questa soluzione è Vivid Money, una fintech tedesca che ha lanciato anche in Italia il suo conto aziendale con IBAN italiano. Significa che ora posso gestire tutto da un'unica piattaforma, transazioni, fatture ricevute, senza pensare a complicazioni. Posso dare al team la possibilità di fare acquisti e all'amministrazione la possibilità di pagare fornitori, il tutto con carte aziendali dedicate ad ogni membro del team, con la possibilità di gestire limiti e spese in tempo reale. Inoltre nella mia SRL tengo un bel gruzzoletto in cassa che serve a gestire con tranquillità tutti quanti i flussi, che però sul conto tradizionale questo gruzzoletto non mi ha mai reso nulla, mentre con Vivid adesso ottengo fino al 4% di interesse annuo sulla liquidità non investita. Non male per i soldi che tengo fermi in azienda, che sono molto di più dei soldi che tengo fermi sul conto personale. In più Vivid è stata premiata come Top Mobile Banking 2025 e miglior conto aziendale per professionisti e startup. Quindi se avete una startup, una società, anche solo una partita IVA da freelance, c'è un conto aziendale su misura anche per voi. Trovate il link in descrizione, nel primo commento, ma soprattutto anche nel QR code che potete scannerizzare per scoprire di più su Vivid Money. A quel punto è raggiunto il momento di parlare di politica vera e propria. Fermatevi per favore su quella parte lì. Il congresso diventa un casino se ognuno prende iniziative extra. Per cortesia, scusate il tono impaziente, ma sono overwhelmed. Chiamare una cosa città
cittadinanza e laicità, quando dovrebbe occuparsi di governance, di forme istituzionali e elettorali, fa un po' ridere. Uno dei problemi di lavorare con gli italiani è questo. Non rispettano le procedure, però è anche il bello degli italiani, no? No, sono due. No, non è il bello, si vive comunque senza. Gli italiani sono tutti fieri di questa stronzata. È una stronzata. È una stronzata, nel senso che per 3 volte che ti risolvi il problema, 97 volte te lo crea. Sì. È un fattore culturale che rende impossibile lavorare bene in una grande azienda strutturata. Giusto? Giusto. Basta. Ti rimetto giusto a fuoco che... Questo andava bene però, Sì, lo teniamo. Sì, perché questa cosa della violazione delle procedure, no, ma pensavo, ho voluto far me, che poi sono forme di narcisismo. Sì, io sono meglio. È la classica storia del piccolo imprenditore, no? Io so tutto, io non delego nulla, io faccio tutto io. Quello che è appena successo, tu hai sentito Il primo punto che mi tediava sapere da parte sua era il fatto che secondo me si può avere molto più impatto sul mondo facendo l'imprenditore che facendo il politico. E questo è un sentimento condiviso da praticamente tutti gli imprenditori che intervisto. Uno può voler cambiare la nostra conoscenza della struttura dell'atomo, ma gli interessa quella roba lì. Allora è meglio che faccia la fisica delle alte energie. Uno può voler cercare di curare il tumore, allora è meglio che si dedichi alla ricerca medico-biologica. Obiettivamente i grandi imprenditori cambiano il mondo, specialmente quelli che innovano per davvero. Bezos, nel bene e nel male, ha cambiato il mondo. A mio avviso nel bene, perché sono un utilizzatore sfegatato di Amazon dal giorno 1, quando vendeva solo libri. Molti dicono ha cambiato più la vita di tante persone Bezos che tutti i politici del mondo. Vero, falso, dipende. Questo in generale, quindi non è che penso che la politica sia il grande fattore di cambiamento. Credo che sia vero oggi in questo paese e in Europa. Quando smisi di interessarmi alla politica alla fine degli anni 70, a me sembrava che la politica fosse diventata irrilevante nel cambiamento e che il cambiamento fosse altrove. Adesso mi pare che il potere della politica da un lato, specialmente in paesi come l'Italia, ma in Europa in generale, la renda estremamente cruciale purtroppo per la vita di tutti noi, e credo sia un danno che le persone molto capaci, tipo te o tanti altri giovani, schifati dal livello basso con cui si fa politica, abbiano deciso, e li capisco, che per cambiare il mondo è meglio fare impresa. Invece a me sembra che oggi c'è un'enorme necessità che le persone capaci, migliori, cognitivamente dotati, più istruiti, più esperti, più coraggiosi, si riprendano in mano la politica. Il rivelarsi della Russia imperialista non è una cosa di breve periodo. La situazione di potenziale conflitto con paesi come la Cina e in realtà anche l'India, quello non lo puoi non gestire a livello politico. Ed abbiamo assoluto bisogno che quelle decisioni politiche non vengano prese dai mediocri sull'onda di emozioni popolari poco ragionate, di persone che vivono la politica come conflitto tribale e che di fatto, manipolando il dibattito, hanno scacciato persone come te e me dal dibattito politico, perché c'è una fetta di Italia, Francia, Spagna, Europa, cioè mica solo in Italia, a mio avviso molto capace, che è quella che fa imprenditoria, quella che fa alta cultura, quella che fa ricerca, che dice no, lasciatemi in pace, non voglio parlare di politica. Parliamoci fuori dai denti, no? In un certo mondo il politico è disprezzato. Nel mondo imprenditoriale serio, nel mondo di chi fa scienza, innovazione o anche finanza, economia, in giro per il mondo, il politico viene visto come una bestia sgradevole che bisogna sopportare, fondamentalmente quasi tutti, con rara eccezione, individui che non vorremmo avere a cena. Quando ce li abbiamo a cena è perché ci tocca. L'ho visto in Giappone, l'ho visto in Cina, l'ho visto everywhere. Sono sicuro che Jeff Bezos does not have una grande stima di Donald Trump, però se Donald Trump li invita a cena, questi corrono come... Se sei del gruppo che pensa di avere un vantaggio comparato nel fare l'imprenditore e apprezza il potere e capisce che alla fine il politico me lo maneggio, perché diventare politico visto che più di tanto non mi piace? Perché non piace? Perché secondo me nella fase grossa della vita di un politico c'è una fase estremamente fastidiosa, estremamente sgradevole per una persona intelligente. Qual è? È che oggi tu devi parlare per il grosso del tuo tempo a una massa di persone il cui voto cerchi, con le quali comunichi mentendo fondamentalmente. La parte chiave di questa assenza dalla politica non è tanto che dalla politica mancano i super imprenditori, cioè quelli che nella vita fanno veramente cose economicamente gigantesche. Mancano gli intermedi, che sono quelli su cui vuoi puntare, perché sono quelli che possono fornirti il tipo di capitale umano che ti permetterebbe di ristrutturare e ridisegnare lo Stato, i suoi funzionamenti, le agenzie, i ministeri e così via. Quello che hai bisogno è che una fetta di quelli che sono diventati gli ottimi manager, qualcuno di questi si occupasse anche di politica, perché ti permetterebbe di introdurre nel sistema del dibattito politico un livello di competenza, di capacità personali che invece non c'è, perché oggi chi fa politica si specializza in attività fondamentali
fondamentalmente di menzogna, direi, letterale, credo sia. Manipolazione. Ok, ma se per avere il voto di tutti devi mentire, come farà Boldrin, che non vuole mentire, a ottenere consensi? Noi non vogliamo il voto di tutti. Per quanto mi riguarda, questo è un partito di classe in un certo senso. Nasciamo dal desiderio di prendere in mano e di rappresentare gli interessi e i valori di alcuni gruppi di persone, esclusi e non considerati, se non retoricamente, dal dibattito politico, che sono i giovani e sono le persone molto competenti ad alta produttività. Il problema vero di quel gruppo sociale, che è quello di vivere in un paese dove la tassazione, essendo troppo alta, perché la spesa è troppo alta, e quindi chi è capace e produttivo se ne va all'estero perché all'estero lo pagano in doppio. Noi intendiamo rappresentare quel gruppo che oggi è assolutamente non rappresentato e tipicamente manipolato e preso in giro dalla classe politica. Non solo, è anche il gruppo chiave. Il non aver riformato la scuola in 60 anni, non averla portata a standard internazionali, non aver cambiato la sua struttura, investendoci pochissimi soldi rispetto a tutti gli standard internazionali, è una maniera per fondamentalmente dire alla gioventù e alle forze produttive: di voi non ci frega niente. Se io voglio che l'Italia fra 10, 20, 30 anni cresca e tenga botta, devo pensare a quell'orizzonte lì, e quindi devo pensare a mandare la gente a fare delle scuole giuste, devo smettere di portargli via il valore aggiunto con le tasse e i contributi e così via. Questo è l'obiettivo. Quindi noi ci accontentiamo in un certo senso di lavorare per costruire un partito che, se gli va molto bene, prenderà all'apice il 20%. Se tutti vanno a votare. Infatti il nostro punto è convincere quel 10%, 15% di questo tipo di persone che attualmente non vota ad andare a votare, ad aver fiducia, a provarci. Ok, ma in tutto ciò non abbiamo ancora parlato di cosa effettivamente Boldrin e il partito Ora vorrebbero cambiare in Italia, per cui me le sono fatto dire. Top 5 grandi cose che si possono cambiare. Università. Tutto l'intero sistema scolastico va cambiato. 2 punti di PIL in più. Vanno tolti 2 punti dalle pensioni e messi nella scuola. Ci sono circa 4 punti di PIL che vengono spesi in welfare e assistenza e pensioni, che ci mettono in cima, lontanissimi dal resto d'Europa. Quindi in particolare dalla Spagna. La Spagna spende 5 punti di PIL meno di noi in quel settore. 1,5 punti, forse 2 nel lungo periodo, vanno messi nell'educazione, sia alla scuola media superiore sia all'università. Un altro paio di punti vanno messi in tagli veri dei contributi sociali e della pressione fiscale sul reddito. Poi, tra le varie cose che Boldrin vuole abolire, ci sono assolutamente i bonus. Non c'è il bonus buono, l'unico bonus buono è quello morto. Perché i bonus sono populismo. Ma sono populismo, ma siamo a livelli ridicoli, date a piccolissime garanzie a gruppi sociali che fanno lobbying, cioè il bonus persianeo o ende, che cazzo serve? Sì. È fatto perché qualcuno, 2 deputati o un senatore con la lobby di quelli che fanno ste robe qua, ha detto dai infilacelo, no? Il bonus elettrodomestici, a che cazzo serve? A vendere elettrodomestici. Esatto, e allora chi l'ha fatto mettere lì? Chi vende elettrodomestici che ha detto no, il mercato è basso, dai, biciclette, no, per l'energia, le biciclette così fatte ginnastica, sono presi in giro. Lì c'è parecchio da c'è un altro punto e mezzo di PIL da recuperare. Poi occorre fare una scelta potente di politica energetica. Il nucleare va fatto subito. Siamo in ritardo di 30 anni, noi non abbiamo dubbio alcuno, il nucleare va fatto subito. E alle persone va spiegato che questa follia italiana è dannosissimo, è distruttivo del paese. Il nucleare va fatto subito e contemporaneamente vanno eliminati i sussidi sia ai carbon fuels sia alle cosiddette rinnovabili. E poi bisogna affrontare la questione lavoro, mercato del lavoro e immigrazione, andando oltre questa sterile polemica sugli immigranti sono tutti delinquenti. Anzitutto, gli immigranti italiani in Italia sono 5 milioni e mezzo e i fenomeni di delinquenza, mi dispiace, sono ristretti a piccoli gruppi, tipicamente di maschi, e siccome è per 3/4 microcriminalità, va risolta dall'altro punto di vista, da quello della presenza della polizia sul territorio. Dove sono tutti questi? In ufficio occorre rifare una buona fetta dell'attività di polizia italiana. Via dall'ufficio e in strada? Mi dispiace, su questo c'è unanimità, il presidio del territorio e in strada della polizia italiana è below par. Rispetto all'estero è basso. È basso, sono anche bravi a fare per esempio le indagini, spesso ci sono alcune punte di eccellenza in altri, ma per quanto riguarda il presidio del territorio dalla microcriminalità andiamo malino. E c'è anche da scegliere di fare un cambiamento normativo che da un lato garantisca che questo dare più potere alla polizia e renderla più presente non si trasformi in atti di abusi. Come gli americani.
però garantisca professionalità e tolleranza zero. Secondo me questo è tutto un lavoro da fare in Italia. Adesso girando un po' si vede che vi sono quartieri di città, anche non grandi, che sono chiaramente abbandonati. Sul tema del mercato del lavoro viene molto sofferto. Il problema è che un dipendente a tempo determinato ti costa 2 volte lo stipendio netto che percepisce. Se io voglio pagare 50.000 euro netti a un mio dipendente, me ne devono partire 100.000. Ma sì, allora, l'ultimo problema è verissimo, bisogna tagliare il carico fiscale. Il carico fiscale è pazzesco. È l'unica fascia, tra l'altro, di popolazione che è veramente colpita da questo, che non ci può fare niente, sono i dipendenti che guadagnano tanto. Bravi, che sono quelli più produttivi. Lì non c'è dubbio alcuno, è la ragione per cui prima occorre recuperare 5-6 punti di PIL da qualche parte. Un paese che ha il 135% di debito pubblico sul PIL non può permettersi di fare dei tagli di tasse a debito. Chi continua a prometterlo irresponsabilmente sono, francamente, politicamente parlando, dei delinquenti. Montano le teste delle persone a pensare che sia possibile di fare una cosa che, se viene fatta, fa un danno enorme. Tu fai proposte estreme che gridano a un gruppo sociale, gli dici: ah, io sono qua a lavorare per i vostri privilegi. Questi ti vogliono bene perché ci cascano, però tu sei un doppio giochista, tu sai che questa proposta non passerà mai. Tu dirai: visto? Io vi volevo bene, io volevo, che so, uccidere tutti gli NCC, impedirgli di lavorare voi tassisti, però questi strozzi me l'hanno impedito. Io volevo togliere le tasse a tutti i giovani, così lavorate a zero tasse, però questi cattivi hanno detto: quella è manipolazione ed è praticata. È indecente che si continui a proporre un privilegio fiscale per questo o quell'altro gruppo. Quindi questi qua molto produttivi, hai ragione, scappano tutti perché vengono massacrati dalle tasse. Io stesso, no? Mi sto chiedendo, se torno in Italia e mantengo un reddito anche metà, letteralmente metà di quello che ho negli Stati Uniti, vengo massacrato. Sì, a meno che non fai rientro dei cervelli. Anche quella è una presa in giro. Tu non vuoi fare rientro dei cervelli. Perché devo venire solo se sono italiano? Perché non possiamo importare un indiano bravissimo che genera $500,000 di valore aggiunto all'anno? Un altro motivo per cui gli stipendi sono spesso molto bassi in Italia rispetto all'estero è che non solo sono molto tassati, ma anche la fetta di previdenza sociale, cioè l'INPS, è veramente molto alta e praticamente corrisponde ad altre tasse. Perché la follia sta nei contributi INPS assistenziali, che arrivano al 35% del tuo lordo. Sono altre tasse mascherate dai contributi. Si chiamano contributi, ma sono tasse, sono puramente tasse, perché servono per finanziare direttamente il pagamento di pensioni. Quindi sì, sto pagando le tasse. Escono da una tasca, entrano nell'altra, non c'è nulla in mezzo. Un altro punto che a Boldrini sta simpatico sono i sussidi, un'altra forma di intervento dello Stato che, più che aiutare veramente, serve a fare populismo oppure favoritismi. Sì. E dovrebbe avere la capacità di dire basta con i sussidi, anche perché i sussidi vanno a un numero ristretto di imprese italiane. La maggioranza degli imprenditori italiani non è sussidiato. Perché il potere di Ferrovie dello Stato, che è altamente sussidiata, di altre piccole, di una serie di imprese all'Italia dei te politicamente strategiche che riescono a mantenere i sussidi, e sono molti soldi, e perché l'imprenditoria italiana non ha il coraggio di dire basta sussidi. E sempre a tema lavoro, un problema molto sentito oggi è quello del salario minimo. Gli occupati italiani adesso sono circa 24 milioni, nel pubblico ce ne sono quasi 5 milioni, 4 milioni e mezzo, 5 fra partecipate e cose di questo tipo. Poi c'è una fetta di lavoro dipendente, direi normale, grande, piccola, media industria sindacalizzata, oltre i 14, oltre i 15, eccetera eccetera. Poi c'è una zona grigia orrenda, particolarmente forte nell'agricoltura e nei servizi turistici, ma anche nella microimpresa in generale, tipicamente i servizi, in cui regna, io direi, l'illegalità. Contratti finti, ti pago per 10 ore, ne fai in realtà 20, misto a appunto salari finti, alcuni di quelli coinvolgono anche aziende di fatto pubbliche. Lì occorre un intervento, però bisogna stare attenti, non è il salario minimo, tanto c'è già, perché ci sono i contratti collettivi, ci sono i minimi contrattuali, sì, giusto? Se io assumo un quadro devo pagare da quadro, eccetera. Esatto, eccetera. quindi per ogni livello c'è un salario, e c'è un salario minimo assoluto, nel senso che ogni contratto di settore ha un salario minimo. Se faccio un CCNL, sì. La scemenza che in Italia non c'è il salario minimo è falsa. Non c'è quando non fai CCNL, tipo se tu assumi una persona a contratto, a collaborazione. Certo, esattamente, non c'è lì. Vuoi intervenire lì con la legge? Potrebbe essere un impatto negativo, perché? Perché poi la seconda parte dopo il salario minimo viene dove lo metti. C'è anche una comprensione che non è inutile che chieda 9 o 12, perché se chiedo 9 o 12 per quella mansione questi chiudono e io perdo la mansione. Tra l'altro tipicamente, come si è visto dalle proposte fatte in Italia, 9, 10, sì, dove ci sono dei contratti collettivi in settori anche produttivi dove c'è 7. Se tu quello lì lo fai arrivare a 9, mandi in aria tante aziende. Io non posso stabilire un salario minimo che valga a Bolzano e a Canicattì, perché i costi della vita sono letteralmente 1 a Canicattì e 3 a Bolzano. Vuoi cercare di intervenire sulle situazioni di marginalità, devi intervenire sulle situazioni di marginalità con altri strumenti, anzitutto accertandoti che non si violi la legge, il capolarato, e lì c'è bisogno di una maggiore professionalità e una maggiore attenzione, no? A queste situazioni.
situazioni che invece si tollerano. Perché tanto? Perché le tollera? Perché ci sono coinvolti degli immigrati. Guarda caso, quando vengono fuori questi drammi, il colore della pelle non è mai tuo e il mio. Ok, quindi io chiudo un occhio perché devo avere tanto. Ma dai, è ovvio. Nota che questo implica che alcune aziende molto poco produttive vanno fuori mercato. E l'altra ipocrisia sull'immigrazione, di cui non ho fatto tempo a menzionare prima, è che in realtà noi abbiamo un utilizzo gigantesco del lavoro immigrato, non lo valorizziamo perché lo utilizziamo in forma semischiavistica in molte istanze. Non sempre. E quindi lì c'è un lavoro da fare, che è un lavoro di fioretto, o meglio di bisturi, di laser bisturi, non di accetta, no? Salario minimo a 9 euro, 10 euro per tutti. Su cosa vieni criticato? Sei troppo di destra, troppo di sinistra? Tutte. A me danno ripetutamente del comunista quando difendo il diritto del popolo palestinese ad avere una terra, non essere massacrati, abbandonati da tutti i paesi. Ovviamente quando faccio discorsi come quelli che abbiamo appena fatto, l'eurocapitalismo, il neoliberista, sono tutte stronzate. C'è un peso e una misura per ogni policy. Ragazzi, sì, cioè, le ideologie per carità sono anche belle, è bello sognare. Io sono socialista, io sono fascista, perché anche i fascisti vogliono un mondo bello, è tutta una roba di uomini e donne per bene, l'onore, nessuno fa male. Sono tutte fantasie con dei bei mondi inventati, no? Il mondo liberale, tutti uomini liberi, tutti indipendenti, tutti diciamo gentleman, ci stringiamo la mano, ragioniamo, votiamo. La mano del mercato invisibile che funziona. Cioè, tutti i mercati sono sempre perfetti. No, non è fatto così il mondo, cazzo, non è fatto così. Sono utili quei modellini astratti? Sì, un pochino. Ti inventi un mondo ideale che poi, se noti, sono tutti uguali, si vogliono tutti bene, non fanno mai la guerra, rispettano sempre i patti. Invece il mondo è fatto di cose concrete, complicate, come quelle che stiamo guardando, e che vanno risolte con quello che sappiamo fare, tenendo in conto che ci sono conflitti di interesse. Se sei uno delle aziende agricole che di quel lavoro semischiavistico si approfitta, dirai Boldrini è un comunista schifoso. Se invece sei il sindacalista che vuole a tutti i costi il salario minimo, dice Boldrini è un turbo liberista, neocapitalista. Secondo te è fisicamente possibile superare il conflitto di interesse? No. Perché tutte le persone, se una policy gli va contro, ti criticheranno per questo. Io non aspiro a far contenti tutti. Ora vuol far contento quel 20-25% della popolazione che oggi è bistrattato ed è il futuro. Perché? Per fare un esempio, la cosiddetta classe operaia a un certo punto nella storia del mondo ha cominciato a dire sai cosa, sta roba che chiamano capitalismo, libero mercato, libera impresa, non è poi così brutto, perché cazzo noi mangiamo meglio di quegli altri che invece hanno il cosiddetto comunismo. Nella stessa maniera, se tu il sistema lo fai funzionare un po' meglio, dai alle persone capaci l'incentivo per produrre, fare di più, far funzionare meglio le cose, innovare, crearle, gestirle bene. Anche qui io non sono un ingenuo reganiano, no? Trickle down economics, ci guadagniamo tutti, la marea solleva tutte le barche, non è sempre vero. Non credi nella mano invisibile del mercato ovunque, è sempre comune? No, non ci credo per nulla. Ci ho scritto metà della mia attività scientifica, cercare di capire dove la mano invisibile funziona, tipo nell'innovazione, tipo nell'attività di concorrenza e dell'innovazione tecnologica, e un'altra è vedere dove non funziona, l'educazione, nei sistemi pensionistici e così via. Sono assolutamente convinto che l'intervento statale sia necessario, perché me lo dice proprio la scienza. Quindi no, non sono dell'opinione che poi miracolosamente tutti saranno contenti. Insomma, Boldrini dice che anche se le sue policy non sono popolari, una volta attuate potrebbero portare effetti positivi e ricchezza a lungo termine, e allora sì che molte persone cambierebbero idea. Per farlo però bisogna uscire dal tipico individualismo che abbiamo in Italia. Quando un paese va in crisi, nel senso che smette di crescere, smette di avere mobilità sociale, smette anche di avere ottimismo, io non credo che si possa migliorare collettivamente. Non ho alcuna intenzione di dare il mio piccolo contributo, perché guarda gli altri, loro non lo danno, perché devo darlo io, d'accordo? E quindi faccio il furbo. E quindi faccio il furbo e cerco di portare a casa quel che posso. In Italia è lo standard. In Italia è diventato ormai lo standard. Sì. E guarda, tu sei più giovane, un'Italia in cui quell'atteggiamento era minoritario, me la ricordo ancora. Sì. Cioè io sono cresciuto negli anni 60 fondamentalmente, in cui un senso di adesso ce la facciamo, erano gli anni dei miracoli infatti, c'era, per carità, poi c'era anche la conflittualità, c'erano tante robe, ma l'Italia degli anni 70, inizio anni 70, con cui con i miei compagni di liceo siamo andati al liceo ed eravamo tutti figli del proletariato o al più della piccola borghesia, quindi eravamo praticamente quasi tutti. La classe iniziale era tutta di gente che era la prima generazione che faceva il liceo, tutti. C'era un senso di cooperazione e dinamismo molto chiaro e di forte mobilità sociale, che poi si è realizzata. Quindi qui c'è un problema vero in Italia, che da un lato si è generalizzata questa forma di sfiducia, no? Tanto non serve un cazzo. È anche vero che questa forma di sfiducia ha delle controparti obiettive e giustificate. La mobilità sociale è calata. Io guardo di nuovo la mia classe liceale, tutti... Hanno tutti avuto successo?
Io primario di cardiologia, ottimo avvocato, dirigente Ansaldo Nucleare, dirigente Alena Spazio, medico ortopedico della nazionale di basketball italiano dei Los Angeles Lakers, dirigente di grande azienda agricola. Quindi io mi rendo conto che ci sono dei fatti obiettivi che inducono un atteggiamento del genere fra la gioventù. C'è un invito alle persone che hanno coraggio e ci credono di dire: guarda, si può farcela, però bisogna metterci del proprio, non viene automaticamente. È una specie di mission possible but not easy one. Mission difficult. È mission difficult. Sì. Esiste un paese che ha un modello simile o quanto più vicino possibile a quello che ti piacerebbe avere per l'Italia? Beh, ci sono pezzi e bocconi di cose che si possono fare. Poi sai, io non ho proprio un modello ideale, io non penso più da lungo tempo, da quando ho smesso giovanissimo di pensare che il comunismo, il socialismo funzionassero, le idee di la rivoluzione ce le avevo, quindi del mondo ideale, no? Ce l'avevo che avevo 17 anni e vabbè, un misto di confusione, esuberanza. Anche tu eri anarchico. Ecco, sì, anch'io per un po' ho pensato, cazzo, l'anarchia è semplice, è la cosa migliore. Sì. No? Basta essere tutte persone tutti per bene. Peccato che non sono tutti buoni. Ognuno fa quel che deve, ognuno prende quel di cui ha bisogno. Hai bisogno di una mela? Ti presto la mia, tanto non mica c'ho fame. Ma vuoi la Ferrari? Ma tanto mica ci vado in giro, oggi me la restituisci a posto? Sì, ti faccio anche il pieno. Non hai mai avuto la fase Berlusconi tu? No, perché Berlusconi è emerso nella fase in cui ho provato con grande reticenza, con un certo distacco, lì non ho neanche preso la tessera, però ho provato, lì facevo proprio il corso, avevo fatto un paio di consulenze a governi in giro per il mondo per caso, era una fase in cui avevo studiato a fondo la questione federalista. Europa federalista o Italia federalista? Italia. Io non ci credo all'Europa federalista, ma quello è tutto un altro discorso. O peggio, ci posso credere, ma per i figli dei miei figli. Adesso c'è un'altra roba da fare, c'è da fare seriamente un'Europa delle nazioni, della libertà, che valorizzi le identità nazionali facendoci leva, che però sia unita su 3-4 principi fondamentali di libertà, di democrazia, di libero mercato, di non intransigenza e di difesa di quei valori fondamentali che fanno l'Occidente particolare, fra cui i cosiddetti diritti umani e così via. È un altro discorso, sì. Buttalo via. Ok, come avete visto, Boldrin ha un atteggiamento un po' critico, per cui mi sono chiesto: ma ci sono politici o stati che a Boldrin piacciono? Il modello spagnolo di riforma del settore pubblico io lo trovo ottimo. Loro hanno fatto ottimi investimenti e raggiunto alte efficienze in quel settore dove noi avremo da imparare. Avremo anche da imparare dal modello francese e tedesco universitario, anche se io credo che il vero modello universitario pubblico da ammirare sia quello californiano. Berkeley, UCLA è il loro picco, no? Loro hanno un sistema tutto pubblico fatto di 3 strati, un cosiddetti community college, potremmo pensarli in Italia come una generalizzazione di alcuni ITS, o se facessimo la riforma del ciclo unico, cioè facessimo una unica scuola media superiore, inizia a 11 anni, finite le elementari, dura 5 anni, finisce a 16 e poi dopo i 16 lasci 2 anni di specializzazione, quella sì, uguali per tutti, non queste discriminazioni sociali, tu sei figlio allora vai al classico, tu sei figlio della domestica, allora tu vai all'istituto professionale, isolato per la vita a 13 anni, no. Poi gli altri 2 anni fai una roba che puoi chiamare liceo, che è più personalizzata, però si rimane dentro all'istituto, semplicemente si è liberi di scegliere dei canali, degli elective. Si finisce ai 18, lì va tolto quell'anno inutile italiano che abbiamo, no? Che li facciamo finire a 19, tutto il mondo li fa finire a 18. A 18 li mandi a un triennio vero e accetti di avere un riconoscimento che non tutte le università sono uguali, come non tutte le aziende sono uguali, come non tutti i ristoranti sono uguali. C'è Berkeley, c'è Cal State Long Beach, che è al piano di sotto, e c'è Santa Monica Community College, Northeastern Community College. La gente ci entra per domanda, ci sono i numeri chiusi dappertutto, nel senso che il numero chiuso è semplicemente la capacità di un college di assorbire persone. Se ho 100 professori avrò 2000 posti da studenti, non posso avere 100 professori e 20.000 studenti, perché vuol dire che sto facendo finta di insegnare, perché loro pensano di andare all'università e invece vanno a un casino dove non c'è posto. In California funziona, ma funziona alla grande, tant'è che l'hanno imitato tutti gli altri stati americani e ha prodotto, piaccia o meno, lo stato più ricco, più dinamico, più moderno degli Stati Uniti, che da solo ha un'economia che è, 2 volte l'italiana. Berkeley però comunque, anche se pubblica, ti costa quei $60.000 l'anno. No, solo se sei out of state. Se sei out of state. C'hai ragione, è vero. E ricordiamoci, poi lì funziona ancora che c'è un sistema di borse di studio vero. Ora, sia chiaro, siccome il mondo ideale non esiste, cosa succede? Il famoso che si è laureato lì, che magari ha fatto 20 miliardi e ha appena donato 100 milioni all'università. È suo figlio. O anche il figlio dell'amico, comincia a prendere il telefono e chiama Tizio, chiama Caio, chiama Semproni,
alla fine Succede, chiaro. ce la fa. Capitato anche a me. Cioè, Certo. io ho ricevuto telefonate di amici che dicono: ma sai, non potresti dire Una buona no, parola. guarda, è bravissimo, ti mando, no, ma dagli una mano perché E tu che metti facevi? una parola. Beh, mi facevo mandare le cose, 2 volte li ho aiutati, mi sembravano delle persone meritevoli, ho detto ma sì, metto la parola, perché poi diventa un equilibrio. Molti docenti, specialmente chi sta ai piani alti, riceve questo tipo di richieste, no? Al posto di Paesi ci sono politici nel mondo che stimi, che dici è proprio un bravo politico? Ma ciò dipende, perché dal punto di vista obiettivo di saper fare le cose è notorio, me l'hanno ricordato che ieri sera, che io dissi tante volte Trump è un ottimo politico, Trump è un ottimo politico, sa vincere la battaglia politica. Una valanga di insulti, o anzi di descrizioni perfettamente corrette ma che vengono considerate insulti dall'altro lato, sì. Se mi stai dicendo invece c'è qualcuno che ti va bene in termini di modelli ideali, io devo dire che il povero Macron, che in Italia è antipaticissimo, ci ha provato. C'è uno che spero che non molli. Ho una certa ammirazione per questo gruppo di nuovi nordici che mi sembrano molto saggi, molto concreti. Mi sembrano delle persone competenti, normali, serie, straightforward, senza imbarazzi, non raccontano balle, non se la tirano più di tanto, fanno il loro lavoro e poi quando sono finiti di fare il loro lavoro tornano a fare un'altra cosa. Che i paesi scandinavi da quel punto di vista hanno raggiunto un livello di emancipazione culturale e sociale notevole. Sono seri. In cui c'è una forte serietà, una forte consapevolezza sia dei propri limiti che dei propri meriti. La tendenza a considerarsi dei semidei, delle persone importanti, no? Si è ridotta molto. Forse per la redistribuzione orizzontale del reddito, che è un po' la loro ricetta, no? Che voi fate mercato, fate innovazione, fate investimento, fate imprenditoria. Poi noi vi tassiamo, ma dopo però, e ridistribuiamo un po' il reddito. E quando si sono accorti all'inizio degli anni 90 che stavano esagerando, hanno detto blocca tutto, stiamo tassando troppo, spendendo troppo, adesso si taglia. Infatti sono passati da avere la spesa pubblica sul PIL, che era il 60 e passa, spesa pubblica sul PIL al 42, 43, cioè più bassa dell'Italia, parecchio più bassa. E continuano a crescere, cioè loro in 30 anni hanno ridotto la spesa pubblica sul PIL di 20 punti. E il fatto che siano pochi forse aiuta. Se in Italia avessimo gente che dice le cose come stanno, che non si prende per il culo, che non si sente Dio... Beh, quello che noi stiamo cercando di proporre, ragiono su quello, non vengo lì che c'è il socialismo, il comunismo, il fascismo, il cristianesimo da affermare. C'ho da mettere in ordine il fatto che c'ho dei settori che non funzionano. Più studio le vite di gente che politicamente è riuscita a ottenere successo dal suo punto di vista, anche se dal mio punto di vista magari tipo Trump, sì, o tipo Stalin, erano persone che platealmente associavano se stessi alla visione. Ce ne passa tra sapere sì su alcune cose ho più capacità della media a io sono il messia della mia ideologia, sono l'uomo del destino. Alcuni di questi invece ce l'hanno, Milei platealmente ce l'ha, Trump il Vassandir. È quello che dicevamo prima, è la manipolazione, quindi se tu ti trasformi in un brand le persone ti amano, non per forza perché quello che dice è giusto, no? E quindi per questo diventa un po' difficile ammirarli, capisci? Ha conosciuto Berlusconi? Sì, ma l'ho conosciuto molto poco, quando faceva il Presidente del Consiglio e Mimmo era Ministro. Bossi, tutti questi qua, ho conosciuto Ingrao, insomma ho conosciuto tante quindi persone. Non ti ha dato niente Berlusconi come incontro? No, ma un senso di falso. Senso di falso? Cioè l'unica roba che mi provocava era falso. Non ti è sembrato brillante? Sì, ma nella stessa maniera che era brillante il macellaio vicino a casa mia, che vendeva le bistecche alle signore, sì, okay. Era street smart, era super street smart, ci sapeva fare, molto, molto tono da io sono io, voi non siete un cazzo. Provando invece a chiedere qualche consiglio per i ragazzi e considerando che Boldrin è molto diverso dal medio imprenditore che intervisto, ho voluto chiedere il suo parere sull'università, quando, per inciso, il grosso degli imprenditori a cui chiedo mi dicono che l'università in sé è abbastanza inutile. Per Michele però è diverso. Università oggi è cruciale, tra l'altro, non solo l'università, occorre capire che il mondo è fatto in una certa maniera, che ci sono delle leggi, che ci sono delle cose che abbiamo capito del mondo, che vanno tenute in conto nell'azione individuale. Non si può vivere in un mondo magico. Troppi ragazzi giovani in Italia vivono in un mondo magico, perché la scuola, specialmente appunto la scuola media superiore, non riesce a convincere che quella roba, quella biologia, quella fisica, quella matematica, quelle scienze sociali, quel diritto sono rilevanti per te. Sono una serie di formulette vuote e la tua concezione del mondo rimane quella magica, fatta di puttanate. A questo punto mi stava esplodendo il cervello pieno di informazioni politiche, per cui ho lasciato Michele alla sua agenda a fare tutti i suoi vari incontri e io l'ho raggiunto dopo per cena per fare un altro paio di domande più personali. Con Michele abbiamo parlato più di un'ora, ma per lo più di politica. Io ho tante altre cose che volevo chiedergli, però purtroppo non potevo fermarlo tutto il pomeriggio, per cui lo sto raggiungendo a cena per rompergli le palle e fare qualche domanda più personale, perché sennò era un video solo politico, invece ci sono tante altre cose che vorrei sapere. Eccolo qua. Senti, in tutti questi anni la voglia di fare l'imprenditore non ti è mai venuta? Io non sono capace, lo so che non sono capace.
Quale abilità ti manca? Però una caratteristica che manca per fare l'imprenditore, che è una forma di durata nel tempo e di mono-ossessione. L'imprenditore bravo è uno che È ossessivo. è ossessivo, no? Si fissa sull'obiettivo, sull'azienda, l'azienda diventa la vita e lui fa quello che deve fare. E io questa cosa non ce l'ho, cioè riesco a farla per un po', poi preferisco passare la mano a altre persone. Ti è mai comparso Gary Stevenson su YouTube? Vagamente, è quello lì, sì, è quel finanziere che adesso fa l'anticapitalista. Corretto. Sì, questo personaggio veramente da ridere. Nel video di Signore. Fede Cup hai detto che col canale YouTube ti sei preso un po' di querele. Sì. Che querele ti sei preso? Ma essendo abituato alla libertà di parola che caratterizza gli Stati Uniti, dove per esempio un senatore può dire tranquillamente pubblicamente al signor Presidente, sei un idiota, stupido come una pietra fredda, per dire. Lo può dire. Allora, non c'è niente, ma non è che il Presidente non fa niente, ma nessuno neanche fa bing. Ho usato gli stessi criteri nel dibattito italiano e in Italia appena attacchi un politico con parole un po' forti ti becchi la querela. Si può dire un nome oppure no? No, lasciamo stare. Basta il canale YouTube a finanziare gli avvocati? Sì, quello sì. Bene. Qual è il segreto di arrivare a 69 anni così? Beh, uno dopo l'altro, no? Come andare in montagna, tu fai un passo dopo l'altro e arrivi. Quando scali ancora di più, no? Fai un passaggio dietro l'altro. Un passo dietro l'altro, non c'è un segreto particolare. Passare questa giornata con Michele è stato veramente interessante, specialmente per me che di certi temi non parlo spesso, concentrando questi anni della mia vita a parlare per lo più di business. Decidere di fare questa accoppiata di video con Alberto Forchielli e Michele Boldrin è stato un esperimento che però mi è piaciuto fare, per uscire da quello che è un po' il mio solito schema. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo con i prossimi video.